Ciao a tutti. Allora, immaginiamo che venite a vivere in Brasile. Allora comprate la casa, comprate i mobili, comprate tutto quello che vi serve. Io penso però che ad un certo punto dovrete anche comprare una macchina. Per la verità, qui in Brasile potreste anche farne a meno. Per quale motivo? Perché qui la Uber funziona molto bene e poi se andate a vivere in una grande città possiamo benissimo dire che di solito i mezzi pubblici, bus e altre cose funzionano bene. Però è indubbio che avere una macchina è veramente molto comodo, ok? Costa comprarla, costa mantenerla, però è bello avere una macchina in casa per qualunque evenienza. Allora a questo punto sorge il dubbio: che macchina comprare? Perché dovete tenere presente una cosa: le auto vendute qui in Brasile sono diverse da quelle vendute in Italia e in Europa. Diverse perché la qualità e oserei dire anche la sicurezza in genere è minore di quelle vendute in Italia e in Europa. Questo purtroppo è vero, lo dicono tutti quelli che hanno avuto modo di confrontare un'auto venduta qui in Brasile con lo stesso magari modello venduto in Italia o in Europa. E per quanto riguarda la sicurezza, altra cosa vera, l'Eurocap, chiamiamolo in questo modo, quindi quel sistema che si occupa di valutare la sicurezza delle varie auto, è molto più severo della TINCAP che si usa qui in Brasile. E poi l'altra cosa da tenere presente è che i modelli sono diversi, quindi i modelli venduti in Italia non sono gli stessi modelli venduti qui in Brasile e viceversa. E quindi veramente qui scegliere un'auto diventa un pochino un problema. È per questo motivo che ho pensato di fare un video dandovi qualche consiglio, qualche idea su quale auto sarebbe migliore appunto orientarsi. Poi i gusti sono gusti. Allora, come sempre, non perdiamo tempo, andiamo subito a trattare l'argomento. Prima cosa, allora io le Fiat non ve le consiglio. Ah Franco, tu dici così perché a te le Fiat non piacciono. Sì, è vero, a me non sono mai piaciute. Però a mio parere, se già in Italia non sono quella grande cosa, qui in Brasile a mio parere sono un attimino peggio. Per l'amor di Dio, la Fiat fa delle belle auto. Un'auto della Fiat che a me piace, oserei dire forse l'unica, è la Pulse. La Pulse appunto io la trovo bellina come auto e il prezzo varia più o meno, dipende dal modello, dai 108.000 reais fino ai 153.000 reais. Tengo a precisare, tutti i prezzi che vi dirò, che vedrete, sono prezzi come dire indicativi. Dopo ovviamente quando uno va dal concessionario magari può avere alcuni sconti, alcune cose, però sono i prezzi che uno trova come dire nei siti ufficiali appunto di tutte queste macchine. Quindi come ho detto, la Pulse tutto sommato a me piace come macchina. La Fastback no, sinceramente la Fastback proprio non mi piace, che poi la cosa mi fa anche un po' ridere perché è una brutta copia della BMW X4 e Fiat. Un'auto della Fiat che io trovo, il termine esatto è simpatica, è la Fiat Mobi. È piccolina, è la tipica city car che va molto bene appunto per la città. Non è il mio genere di auto, però per alcuni magari potrebbe essere interessante. Ma per quale motivo io non vi consiglio le Fiat? Perché c'è di meglio. Niente, mettiamolo in questo modo, se costassero poco, uno potrebbe dire ok, non mi posso permettere, che ne so io, una Toyota, una Honda, quello che vuoi, mi compro una Fiat, va bene.
Però i prezzi, come abbiamo visto, vi assicuro, sono uguali alle altre auto. E allora per quale motivo prendere una Fiat? Poi un'altra cosa, un'auto che a me è sempre piaciuta è la Jeep Renegade. Giuro, non so per quale motivo, a me quell'auto lì è sempre piaciuta molto. E preferisco la Renegade della Compass, forse perché è più compatta, più piccolina. A me le auto molto grandi non mi piacciono. Però, da quando la Jeep ha iniziato a usare i motori della Fiat, non avete idea di quante reclamazioni sta avendo quella benedetta macchina, specialmente riguardo il cambio. Quindi io, anche se avessi i soldi, non comprerei mai una Jeep Renegade perché so che mi darebbe dei problemi. Quindi, in poche parole, io le Fiat non ve le consiglio. Dopo, se a voi piacciono, quelli sono problemi vostri. Altre auto che non vi consiglio sono tutte le auto francesi. Quindi Peugeot, Citroën e Renault. Non perché non vadano bene, ma perché in caso di problemi sono problemi, specialmente con Peugeot e Citroën. Perché ho detto che le auto francesi, in particolar modo Peugeot e Citroën, danno problemi? Perché le parti di ricambio sinceramente sono un po' difficili da trovare e sono un poco più care di quelle delle altre auto. Un poco, perché anche lì dipende. Ma cosa più importante, e questo è stato il mio più grande problema, è trovare qualcuno che sappia metterci le mani su questi motori. Gente, io sono veramente diventato matto con la mia Peugeot, non tanto per i pezzi di ricambio, ma proprio riuscire a trovare un meccanico che sapesse aggiustarlo, cambiare, fare tutto quello che serviva. È per questo motivo che vi dico che in caso di problemi avrete dei seri problemi. Però, tutto sommato, sono delle belle macchine. Adesso non per dire, però la Peugeot fa delle belle macchine. La nuova 208 io la trovo bella e non è che costi così tanto. Un'altra auto della Peugeot che io la trovo veramente molto bella è la 3008. Peccato però che sia uscita di produzione e in ogni caso quando la trovate vi costa 270.000 reali. Però è bella veramente. La Citroën, ma possiamo parlare della C3, la nuova C3, però insomma, ripeto, una questione proprio di gusti. Poi qui è appena uscita la Basalt io trovo bruttissima, perdonatemi, una questione di idee, di gusti, quello che volete, me la trovo veramente molto brutta come macchina. Se andiamo sulla Renault cosa c'è? C'è la Kwid che è piccolina, però in passato la Kwid è stata definita la peggiore auto venduta in Brasile. Non so per quale motivo specifico, però al di là di tutto io prima di una Kwid mi prendo una Fiat Mobi che costa più o meno uguale. Poi sempre qui in Brasile è uscita da poco la Cardian, che è simile in qualche modo a un SUV. Lasciamo perdere la Megane Tech per due motivi. Prima perché è elettrica e ne parleremo diciamo alla fine di questo video, e poi perché qui vi costa 280.000 reali. Quindi le auto francesi io non me la sento di consigliare. La Ford, allora la Ford fa delle belle macchine e vanno bene, però qual è il problema? Che fino diciamo poco tempo fa qui in Brasile c'era la fabbrica della Ford e quindi qui potevate trovare, che so io, la Fiesta, la Ford Ka, la Focus, quindi macchine definiamole normali, ok.
Ma poi cosa è successo appunto? Come ho detto, lo stabilimento della Ford lo hanno chiuso, quindi ora, ok, qui trovate auto della Ford, ma che auto? A mio parere auto un po' particolari. Per esempio trovate diversi pick-up, guardate il prezzo, diversi SUV o diverse auto sportive. Volete una Mustang, che per l'amor di Dio non è male, però vi costa più di $500.000. Quindi la Ford non è male, però ormai qui in Brasile diciamo che è improponibile, mettiamolo in questo modo. Poi altra marca, beh, la Chevrolet, siamo in Brasile, non possiamo non menzionare la Chevrolet. La Chevrolet va molto bene come macchina, come auto, meno proprio state lontani dalla Chevrolet Onix Turbo. Non avete idea di quanti problemi dia quella macchina, proprio a causa di quel maledetto motore 3 cilindri con la cinghia bagnata d'olio. È peggio, ma 1000 volte peggio della mia Peugeot, giusto per darvi un'idea. Quindi proprio è un peccato, un bel macchinino, a me piace. Qui c'è la versione a 2-3 volumi, però giuro, perdonatemi, state lontani da quell'auto perché prima o poi vi darà un sacco di problemi. E quindi se togliamo la Onix, cosa rimane della Chevrolet? Beh, diciamo alcuni SUV, per esempio c'è la Tracker, che è bellina, fatta bene, anche a me piace la Tracker. Se volete qualcosina in più, che ne so io, c'è la Equinox, bella macchina anche quella. E un grande vantaggio della Chevrolet, perlomeno qui in Brasile, che la manutenzione è economica. Ma economica cosa vuol dire? Vuol dire che i pezzi di ricambio costano un pochino meno di quelli delle altre auto. E cosa molto importante, di solito qualunque meccanico è capace, come dire, a metterci le mani appunto del motore. Quindi questa è una cosa a mio parere molto importante. Però io, Franco, considero la Chevrolet come la Fiat brasiliana. Nel senso, sì, ok, le auto della Chevrolet vanno bene, ma c'è di meglio. No, perdonate, ripeto, qui è una questione di idee, di gusti, però ok, vi piace la Chevrolet, quel tale modello, ok, tranquilli, prendetelo che è una buona marca. Però mio consiglio, prima di acquistare una Chevrolet, date un'occhiata in giro per vedere se allo stesso prezzo trovate qualcosa di meglio, che a mio parere c'è. Poi vediamo un po', altra marca, bella, Volkswagen. Beh, allora, è un'altra marca affidabile. Questa veramente è difficile trovare qualcuno che si lamenti di una Volkswagen, parlando sempre in generale. Quindi questa marca qui, le auto della Volkswagen, da una parte ve le consiglio. Perché da una parte? Perché c'è sempre un però. Le auto vanno bene, però non è che abbiano dei difetti. A mio parere queste cose sono proprio una caratteristica delle Volkswagen. Primo, che l'allestimento, a mio parere, è piuttosto semplice. C'è veramente tantissima plastica. Anche in auto, come dire, un po' decenti, un po' belle, costose, faccio un esempio, la Volkswagen T-Cross o addirittura la Jetta, che qui è un macchinone, hanno tantissima plastica. E infatti molte persone che hanno una Volkswagen si lamentano che dopo un po' di tempo cominciano a sentire degli strani rumori venendo, che ne so io, dal pannello delle porte, dal cruscotto, proprio perché, come dire, tutte queste giunture di plastica
con il tempo, con il calore si lasciano prolungare. Ma cosa più importante, e ripeto, questa è una proprio delle caratteristiche di questa marca, è che le Volkswagen hanno le sospensioni piuttosto rigide e vi assicuro qui in Brasile non va assolutamente bene. Io ho già avuto modo non tanto di guidare ma di andare in giro con una Volkswagen e vi assicuro qualunque irregolarità della strada, qualunque buca piccola o grande che sia, quello che volete la sentite. Quindi io personalmente non comprerei una Volkswagen più che altro per questo motivo, perché provate a immaginare per esempio con il mio lavoro stare in auto 10-12 ore e non essere comodo a causa appunto degli ammortizzatori che sono piuttosto rigidi, per me è una cosa che non va bene. Però ripeto, come marca è molto buona, affidabile. Un'auto della Volkswagen che a me piace molto è la Nivus e la trovo bella come macchina. Quindi se per voi questo, chiamiamolo problema, mettiamolo in questo modo, dell'allestimento, definiamolo semplice, e del fatto di avere le sospensioni rigide per voi non è un problema, potete stare tranquilli che, ripeto, come marca è buona e affidabile. E quindi cosa rimane a questo punto? Beh, è semplice. Tutte le auto giapponesi e coreane. Con quelle, ma lo sapete anche voi, problemi non ne avrete. Quindi possiamo, che so io, parlare della Toyota, a cominciare dalla Yaris, che anche qui fanno la versione a 2-3 volumi, oppure della Toyota Corolla, a mio parere l'auto più amata e desiderata dai brasiliani. Se vi piacciono i SUV c'è sempre la Corolla Cross, anche lei un gran bel pezzo di macchina. È appena, come dire, uscita qui in Brasile la Yaris Cross ibrida, bellina, piccolina, compatta, peccato che non sia molto economica. Poi se andiamo sulla Honda, possiamo parlare della Honda City, una tra le, a mio parere, migliori auto che potreste comprare, veramente, va molto 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 bene. La Civic è già un macchinone, perché parte come prezzo da 265.000 reais. Se volete un SUV della Honda c'è l'HRV per esempio, molto bello anche quello. La Nissan sì, ok, non è male, però diciamo, quindi va molto bene, ma non è tra le mie preferite. Però per esempio c'è la Nissan Kicks, che è un SUV compatto, bellino, va bene. Un'auto della Nissan che mi piace è la Sentra, però anche quello lo trovo grande come auto. Ovviamente non possiamo dimenticarci della Hyundai, quindi a partire dall'HB20, che vi assicuro è un bellissimo macchinino. Lo definisco macchinino perché è compatto, è come dire piccolino, però va molto, ma molto bene. Se vi piacciono i SUV, c'è la Hyundai Creta, uno a mio parere tra i migliori SUV che potrete comprare qui in Brasile. Se volete un ibrido della Hyundai, c'è la Kona. In Italia avete quella versione elettrica, qui riuscite a trovare ancora la versione ibrida. Parlando della Hyundai, dobbiamo assolutamente parlare della Kia, che in qualche modo è la stessa cosa, perché la Kia, come sapete, è stata acquistata dalla Hyundai. Anche la Kia fa delle belle macchine, a mio parere più costose e non poco della Hyundai, quindi c'è da fare i conti per bene. Però le macchine sono belle, quindi possiamo parlare della Kia Stonic, della Niro,
e della Sportage, belle macchine. Un'auto, o meglio una marca di auto che va molto bene e che fa delle belle auto, ma io purtroppo non ve la consiglio, è la Caoa Sherry. Sicuramente voi non conoscete questa marca, ma in questo caso è giusto parlare del suo, come dire, inventore, mettiamolo in questo modo. E chi era? Beh, allora, il suo nome è Carlos Alberto de Oliveira Andrade. Chi è questo tipo qua? Beh, allora, in passato aveva una concessionaria della Ford, ma intendo dire aveva la più grande concessionaria di tutta l'America Latina, giusto per darvi un'idea. Poi però cosa è successo? Nel 1999 divenne anche il distributore brasiliano della Hyundai, quindi diventando il più grande, mettiamolo così, concessionario della Hyundai. E nel 2007 Carlos Alberto, insieme alla Hyundai, aprirono una fabbrica proprio della Hyundai qui in Brasile, precisamente ad Anápolis, nello stato di Goiás. Ma non è finito. Nel 2017 Carlos Alberto acquisì, diciamo in questo modo, quasi il 51%, precisamente il 50,7% delle azioni della Chery. La Chery è un costruttore cinese di auto, diventando così responsabile della produzione e della distribuzione delle auto di marca Chery qui in Brasile, aprendo appunto 2 stabilimenti, uno nello stato di San Paolo e l'altro, quello della Hyundai, nello stato di Goiás. E così appunto formò il gruppo Caoa, che viene dalle iniziali del suo nome, Caoa Chery. E sono auto, come ho detto, che vanno molto, ma molto bene, sia come meccanica, come qualità, come affidabilità. E a mio parere sono anche molto belle. Per esempio c'è la Caoa Chery Arrivo 6, che la trovo molto bella come auto, non ha nulla da invidiare per esempio alla Toyota Corolla, anzi a mio parere ha anche delle cose in più, col vantaggio che costa anche molto meno. Oppure se vogliamo parlare di SUV c'è la Caoa Chery Tiggo 5, Tiggo 7 e Tiggo 8. Però sono veramente delle gran belle macchine. Ma perché io purtroppo non ve le consiglio? Beh, per il semplice motivo che, da quanto risulta, trovare dopo i pezzi di ricambio diventa veramente un problema. Ed è strano perché, come ho detto, la Caoa Chery è un'auto, ok, cinese, che però viene costruita qui in Brasile, che a mio parere è una gran bella cosa. Per quale motivo? Perché viene costruita con i gusti e le esigenze dei brasiliani. Quindi per esempio quando prima ho parlato della Volkswagen che ha appunto le sospensioni rigide che qui non vanno bene, beh, ad esempio la Caoa Chery è esattamente l'opposto, ha, come dire, modificato le sospensioni originali della Chery per adattarle appunto alle strade brasiliane. Però, come ho detto, la maggior parte delle persone che hanno comprato una Caoa Chery si lamentano di questo, e cioè che quando magari devono cambiare un pezzo di ricambio o del motore o della carrozzeria, devono aspettare dei mesi per poterlo vedere. Ed è un vero peccato perché, torno a dire, sono belle e vanno molto bene. Ovviamente in questo elenco, in questa lista, lasciamo completamente da parte tutti i macchinoni, quindi lasciamo da parte BMW, Mercedes, Audi, Volvo, non perché non vadano bene, ma perché qui hanno dei prezzi assurdi, ma letteralmente assurdi.
Solo per farvi un esempio, la BMW 320, gran bella macchina, però insomma, non è che sia quella cosa impossibile, eh? Bene, qui in Brasile una BMW 320 parte, dipende dal modello, dall'allestimento, parte da 345.000 reali. Questo vuol dire che chi la compra dovrà pagare un IPVA, cioè sarebbe il bollo alto, di 13.800 reais all'anno. L'assicurazione, beh, lì dipende da tanti fattori, però siamo intorno come minimo 6-8 mila reais all'anno. Se qualcuno vi tampona e dovrete cambiare, che so io, il parafango posteriore, quel benedetto parafango vi costa 14.000 reali. Se passa una moto e vi rompe lo specchietto, dovrete cambiarlo. Solamente lo specchietto vi costa dai 2.500 ai 3.000 reali. Quindi, come vedete, sono auto che oltre a pagarle una cifra astronomica, anche per mantenerle dovrete veramente avere tanti, ma tanti soldi. E Franco, e le auto elettriche non ne parli, cosa ne pensi? Allora, auto elettriche, vi dirò, a me personalmente piacciono molto. Veramente, sapete che a me tutto sommato piacciono tutte le cose moderne, tecnologiche, quindi a me le auto elettriche piacciono molto. E poi dobbiamo purtroppo ammetterlo, è il futuro ragazzi, non si scappa. Prima o poi le nostre auto, magari anche tra 20 o 50 anni, saranno tutte quante elettriche. E qui in Brasile ce ne sono veramente tante, sia come marche in vendita, sia come modelli, e ne vendono parecchi. Cito una marca forse la più venduta, la BYD. La BYD è appunto una buona marca cinese di auto elettriche, come ho detto, forse qui la marca più venduta. Si parte dalla BYD Dolphin, che è una compatta piccolina, oserei dire, ma a mio parere ha già tutto quello che serve. Se volete una 3 volumi o qualcosa di più grande, per esempio c'è la BYD Shell. Se volete un SUV trovate la BYD Song. Quindi per l'amor di Dio, auto costose purtroppo, però veramente ne trovate tante. Però il problema delle auto elettriche qui in Brasile sono due. Primo è che a mio parere non hanno ancora quella affidabilità, mettiamolo così, quella sicurezza che mi danno le auto normali a combustione o ibride. Più che altro in fattore di autonomia. È vero che col tempo sono migliorate, ora vanno meglio decisamente di quelle di poco tempo fa, però a me personalmente non mi danno quella sicurezza che vorrei avere. È sempre l'esempio che faccio quando parlo di queste cose. Se io con un'auto elettrica da Sorocaba dovessi andare, che so io, a San Paolo, che è 100-150 km, ok, nessun problema, arrivo tranquillamente a San Paolo, riesco a farci un giro, a fare quello che serve, però poi per poter tornare a casa sarei, oserei dire, obbligato a cercare un posto per poterla ricaricare, lasciarla lì ferma minimo un 3-4 ore per avere la sicurezza di arrivare a casa, perché teoricamente dovrei in qualche modo riuscire a farcela tra andata e ritorno, però è come se io tornassi a casa con l'auto completamente in riserva. Sì, forse andando piano ci arrivo a casa, però ripeto, non mi dà quella sicurezza, come ho detto, di un'auto a combustione normale o meglio ancora una ibrida.
Quindi questo è il primo, a mio parere, problema. Il secondo è che in particolar modo con la BYD, ma presumo anche con le altre, è sempre il maledetto problema dei pezzi di ricambio. Oserei dire che tutti quelli che hanno avuto o che hanno una BYD o comunque un'auto elettrica si lamentano di aspettare moltissimo tempo per avere un pezzo di ricambio, ma proprio parliamo di mesi e mesi. Gente, è una cosa da tenere presente, tutte queste cose che vi sto dicendo non è che me le sto inventando. A me le auto sono sempre piaciute, mi interessano molto, vuoi per passione, vuoi per lavoro, quindi seguo molti canali brasiliani che parlano di auto, leggo molti articoli, quindi quando vi dico appunto che le persone si lamentano di questo problema o che quell'auto ha quel determinato problema è perché appunto è vero, lo dicono tutti, ok? Quindi tornando alle auto elettriche, vanno bene, sono belle, è il futuro, però appunto sappiate che possono dare questi problemi, quindi lì sta a voi. Bene, io penso, me lo auguro, che con questo video sia riuscito a darvi, come dire, una specie di panoramica sul mercato delle auto qui in Brasile. Non tanto che modelli ci siano, quanto costino, eccetera, eccetera, ma più che altro per consigliare a voi più o meno quale auto sarebbe meglio comprare qui in Brasile piuttosto che un'altra. Poi, per l'amor di Dio, è sempre una questione di gusti, di gusti è anche una questione economica. Però, tutto sommato, come avete visto, i prezzi tra una marca e l'altra non è che siano poi così esageratamente diversi. Quindi, in poche parole, potete trovare, che so io, una Toyota che vi costa come una Fiat o come una Chevrolet, faccio un esempio. E poi sempre anche una questione di fortuna. In ogni caso io spero che anche questo video sia stato interessante e soprattutto utile per voi e noi ci vedremo come al solito nel video prossimo, ok? Ciao!